Sparta aveva vinto la guerra del Peloponneso, sembrava la nuova padrona della Grecia, ma pochi anni dopo quasi tutto il mondo greco si rivolterà contro di lei. Atene, Corinto, Tebe e persino la Persia finiranno in un'unica guerra, una guerra destinata a distruggere definitivamente il dominio spartano. Tutto questo in un nuovo video su Polis. Nel 404 a.C. Sparta esce vincitrice dalla guerra del Peloponneso. Atene è stata sconfitta. Il suo impero è crollato. Le lunghe mura vengono abbattute. Per la prima volta Sparta sembra diventare la padrona della Grecia. Ma il problema è che vincere una guerra non significa saper controllare un intero mondo, perché pochi anni dopo la caduta di Atene, quasi tutta la Grecia tornerà a combattere, e questa volta contro Sparta. Una nuova guerra sta per iniziare, la guerra di Corinto. Dopo la vittoria contro Atene, Sparta prova a imporre la propria egemonia sul mondo greco. Molte polis vengono costrette ad accettare il controllo spartano. In diverse città vengono installate guarnigioni militari e governi favorevoli a Sparta. Per la prima volta nella storia greca, una singola polis sembra davvero in grado di dominare gran parte della Grecia. Ma il malcontento cresce rapidamente. Molte polis iniziano ad accusare Sparta di comportarsi esattamente come aveva fatto Atene, cioè voler cercare di dominare la Grecia attraverso la forza. Gli spartani intervengono sempre più spesso nella politica delle altre città, impongono decisioni, sostengono governi oligarchici fedeli a Sparta e reprimono duramente ogni tentativo di ribellione. Nel frattempo il mondo greco è esausto. L'economia è devastata da decenni di guerra continua. I commerci sono in crisi. Molte campagne sono state saccheggiate più volte. Intere famiglie hanno perso ricchezze, terre e stabilità. Anche tra gli ex alleati spartani iniziano a crescere paura e diffidenza. Corinto e Tebe, che avevano combattuto contro Atene insieme a Sparta, iniziano lentamente a temere il potere spartano quasi quanto avevano temuto quello ateniese. La Grecia è stanca, ma non riesce a smettere di combattersi. E Sparta sta per capire una cosa fondamentale, che è molto più facile vincere una guerra che mantenere stabile un intero mondo. Nel 395 a.C. esplode la guerra di Corinto. Contro Sparta si forma una grande coalizione. Tebe, Corinto, Argo e perfino Atene, che pochi anni prima sembrava completamente distrutta. Per molte polis greche, Sparta non è più vista come la liberatrice della Grecia, ma come una nuova potenza dominatrice. Gli spartani continuano infatti a intervenire negli affari interni delle altre città, mantengono guarnigioni militari, impongono governi favorevoli ai propri interessi e cercano di controllare sempre più direttamente il mondo greco. La tensione cresce rapidamente. Dietro questa alleanza c'è anche la Persia. I persiani sotto il re Artaserse III iniziano infatti a finanziare economicamente le città ostili a Sparta. Il loro obiettivo è chiaro: impedire che una singola polis greca possa dominare tutto il mondo greco. Per la Persia, una Grecia divisa e instabile è molto meno pericolosa di una Grecia unita. Ed è incredibile pensarlo. Quasi un secolo prima i greci si erano uniti per combattere contro la Persia. Ora invece molte città accettano addirittura il sostegno persiano per combattere altri greci. È uno dei segni più evidenti che il mondo greco sia ormai in crisi. Da una parte troviamo quindi Sparta e i suoi alleati del Peloponneso, dall'altra la coalizione guidata da Tebe, Corinto, Argo e Atene, sostenuta economicamente dalla Persia. Ancora una volta gli eserciti greci si mobilitano, le polis si dividono e la Grecia ripiomba nel caos della guerra. Una delle battaglie più importanti della guerra è la battaglia di Nemea, combattuta nel 394 a.C. Da una parte troviamo Sparta, guidata dal comandante Aristodemo, dall'altra la grande coalizione antispartana composta da ateniesi, tebani, corinzi e argivi. Gli spartani riescono inizialmente a mantenere una formazione più disciplinata. Durante lo scontro, la falange spartana sfonda parte dello schieramento nemico e costringe la coalizione alla ritirata. La battaglia termina con una vittoria spartana, ma nonostante il successo, Sparta non riesce a porre fine alla guerra. Le perdite continuano ad aumentare e il controllo della Grecia diventa sempre più difficile. Ed è qui che Sparta inizia a capire il vero problema. Riesce ancora a vincere alcune battaglie, ma non riesce più a controllare stabilmente il mondo greco. Nello stesso anno, quindi nel 394 a.C.,
avviene un'altra battaglia fondamentale, la battaglia di Coronea. L'esercito spartano è guidato direttamente dal re Agesilao II. Dall'altra parte troviamo ancora una volta la coalizione antispartana, composta quindi da Tebani, Ateniesi, Argivi e Corinzi. La battaglia è estremamente dura e caotica. Le falangi greche si affrontano in uno scontro violentissimo corpo a corpo. In alcuni momenti lo schieramento spartano rischia perfino di crollare sotto la pressione tebana, ma Agesilao riesce infine a riorganizzare le proprie forze e gli spartani ottengono un'altra vittoria sul campo. Eppure anche questa vittoria non cambia il corso della guerra. Sparta continua a consumare uomini e risorse. Le polis ostili restano unite contro di lei e la Grecia continua a sprofondare nell'instabilità. È questo il vero problema dell'egemonia spartana. Sparta riesce ancora a vincere delle battaglie, ma ogni vittoria rende il mondo greco ancora più instabile. Nel 387 a.C. la guerra di Corinto termina con la cosiddetta pace del re, o pace di Antalcida. La pace viene imposta con il sostegno della Persia, ed è un fatto simbolico. Le polis greche finiscono ormai per dipendere dall'intervento persiano per mantenere un equilibrio interno. Formalmente Sparta riesce ancora a mantenere parte della propria influenza, ma la realtà è molto diversa. La guerra ha indebolito enormemente il prestigio spartano. Molte città continuano ad odiarla. La Grecia resta frammentata e instabile. E pochi anni dopo, la sconfitta di Leuctra distruggerà definitivamente l'egemonia spartana. Sparta aveva vinto contro Atene, ma non era mai riuscita a costruire una Grecia stabile. La guerra di Corinto dimostra il fallimento dell'egemonia spartana. Le polis continuano a combattersi. La Persia torna a influenzare la politica greca. E il mondo greco entra in una crisi sempre più profonda. Ma mentre il sud della Grecia resta diviso, a nord sta crescendo una nuova potenza, la Macedonia. Nel prossimo episodio vedremo come Filippo II trasformerà la Macedonia nella nuova grande potenza della Grecia. Perché mentre le polis continuano a distruggersi tra di loro, qualcun altro si sta preparando a cambiare per sempre la storia del mondo greco.